Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sulla radio giovedì 26 settembre del 2024, vigilia di campionato per Milan-Lecce di domani, ore 20:45 a San Siro, quindi oggi conferenza stampa, ne parleremo ovviamente al talk. Oggi inizio a salutare Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e salutiamo anche chi ha già messo like, chi si è iscritto al canale, chi ha lasciato un commento, insomma salutiamo chi ci supporta, che in questi giorni dopo il derby soprattutto siete veramente tanti, quindi continuate a farlo, arriviamo a 1000, 1500, 2000, sarebbe un sogno, mi piace, con il pollicione all'insù sotto questo video. Ci dividiamo un po' in due, Henry. Insomma, la questione campo ovviamente tiene campo. Per quello che riguarda appunto l'avvicinamento alla partita, ci sono già alcune probabili idee di formazione, quindi tra poco ne parliamo. Poi c'è una questione legata allo stadio. Oggi magari avete visto la prima pagina di Gazzetta, ma in realtà è qualcosa che sapete già. Cioè, adesso magari ne parliamo sull'ipotesi di San Siro che rimane in piedi con quello nuovo di fianco, con però dei tempi, dei modi e delle modalità che sono abbastanza inconciliabili in questo momento con una riuscita dell'operazione. Poi, ve lo metto anche qui, magari qualcuno tac, uscirà nel weekend un'intervista esclusiva all'assessore Mistretta dalle opere pubbliche di San Donato Milanese, con il quale appunto faremo un po' il punto della situazione invece sull'unico vero progetto che c'è, ovvero quello dello stadio a San Donato, ipotesi di condivisione ancora lì in piedi, bisogna ovviamente parlarne con l'assessore, bisogna iniziare a parlare del fatto che iniziamo ad avvicinarci ai mesi invernali, siamo alla fine di settembre, quindi capiamo un po' i tempi e i modi per l'accordo di programma come sta andando e gli chiediamo un po' conto anche di tutto quello che potremmo essere interessati, quindi trenino, macchine, spostamenti per quanto riguarda il progetto, rendering, eccetera, eccetera. Quindi gli faremo un po' di domande e vedremo cosa ne uscirà fuori. Per il resto, Henry, non ti posso garantire un tuo ritorno a San Donato, ecco. Se vogliamo chiederlo all'assessore. Eh, no, allora, a parte questo, io ho letto questa mattina il pezzo su Gazzetta dello Sport relativo a San Siro, e il punto, Simo, è che parlava nuovamente di tempistiche, di un progetto simile a quello, ecco, ha vinto il Milan in realtà quella partita lì, però vabbè. Dicevo, un progetto simil quello del 2019, con tanto di anche, come dire, problematiche relative a questa cosa qua, quindi dibattiti pubblici, quindi referendum, quindi persone contrarie. Ecco, io starei a evitare situazioni di catene umane, quelle cose che sono accadute in passato. Più che altro perché veramente sembra di tornare indietro di 5 anni e veramente rischia di diventare deleterio, cioè rischiamo di buttare via il tempo. Già ne abbiam buttato un'infinità dietro a questo stadio, sembrava che potessimo uscirne o che possiamo uscirne in realtà, con la questione San Donato che era molto più "facile", tra virgolette, passatemi il termine, però niente, siamo tornati in ballo con San Siro. Io capisco che rimanere a Milano, capisco che tutte queste cose qua, però poi a una certa si deve anche quagliare, direttore, e non stiamo quagliando, non abbiamo mai quagliato, mi verrebbe da dire. Eh già, ehm, ci eravamo fatti un pochino un'idea, ma insomma poi su San Donato ne parliamo con l'assessore nel weekend. Parliamo un secondo di San Siro. Rimetto un attimo questa. Un nuovo impianto vicino al Meazza, i club dicono sì, ma strada lunga. Ecco, il problema è quello. Bisogna, tra virgolette, sgomberare il campo da una domanda del tipo: il Milan ha la volontà, la necessità, la capacità di fare uno stadio da solo in condivisione, quello che volete, ma lo vuol fare e ha necessità di farlo entro 1 anno i permessi, entro 4, 5, tutto quanto finito? Oppure, anche se per caso si dilatano i tempi, e dilatare i tempi in questo caso vorrebbe dire
altri mesi su mesi su mesi per ottenere i permessi, sempre che poi vengano concessi. Fare andare d'accordo tutti i comitati di zona, sempre che poi si mettano tutti d'accordo. Far passare la questione del vincolo, sempre se il vincolo poi si può trasformare se diventa privato. Comprare lo stadio tramite l'Agenzia delle Belle Arti o delle Entrate, adesso non ricordo, e deve andare a posto anche quello. Insomma, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasselli che devono andare tutti a posto in tempi che a questo punto diventano non più come può essere in questo momento San Donato, cioè la fine della prossima estate, accordi finiti, ma si andrebbe a 1 anno, 2 anni, 3 anni, non si sa quando, c'è un punto di No, domanda. biblici, io non ho voglia, cioè Non lo so, magari invece 3 mesi lo fanno, non credo. Ma i tempi sono con un punto di domanda tendente al 1, 2, 3 anni. Noi abbiamo questa volontà, necessità, eccetera? Ci può andar bene? E quello è un altro discorso. Se al Milan non va bene, è già morta qui. Però Simo, io quello che non capisco è una cosa, cioè a me sembra poi io capisco che dietro ci siano interessi, sia economici che di 1000 altri tipi, per carità. Quello che non capisco è allora perché buttarsi su San Donato così a capofitto. Cioè, se poi stiam tornando di nuovo con l'idea di San Siro, voler tenere il piede in più scarpe, sì, per carità, ci può stare, tenersi più opzioni aperte, ma a me mi sembra a ogni episodio che aggiungiamo non lo so, 200 grammi di caos che buttiamo dentro questo calderone. E ne parlo perché tu hai seguito la faccenda, diciamo, proprio in maniera molto più minuziosa, dettagliata, precisa, con tutte le questioni del caso. Io che l'ho vissuta marginalmente, no, ascoltando quello che ci racconti Sì. tu, informandomi, ma ripeto, di rimbalzo con te, mi sembra veramente che stiamo a ogni episodio della saga aggiungendo un nuovo cliffhanger e onestamente, boh, cioè, ti è piaciuta questa, eh? Onestamente, boh, non capisco dove vogliamo andare. Cioè io in questo momento non capisco intenzioni, volontà, desideri, progetto, futuribilità della cosa, perché un giorno vogliamo farla a San Donato e poi però occhio a San Siro e poi però sai potremmo anche comprarlo. No aspetta, torniamo a costruirne uno vicino. Abbiam fatto un anno di dibattito pubblico con tutto il caos che era uscito. Vabbè, allora dai, allora andiamo davvero a San Donato. No, però aspetta, facciamolo con l'Inter. No, facciamolo da soli. Boh, cioè io ho una parola per questa situazione che è boh. Poi speriamo che già nel weekend l'assessore Mistretta possa darci dettagli in più e che le cose si semplifichino, perché di semplicità in questa faccenda per me esterno ce n'è molto poca. Diciamo che ci sono stati tanti colpi di scena, cambi di programma. Uno è rimasto sempre in piedi, cioè quello di San Donato da ormai un paio d'anni da questa parte. Con un piccolo grande colpo di scena c'è la possibilità comunque di condividerlo, che è reale. Cioè la possibilità c'è. Poi che non ci sia alla fine della fiera, lo speriamo e ce lo auguriamo. Ma la possibilità c'è. Ma in tutto questo il percorso di San Donato è stato quello un pochino più lineare, cioè abbiamo fatto tutti i passi che dovevamo fare e siamo in ritmo esatto rispetto a quello che ci eravamo immaginati 1 anno fa, con i tempi rispettati, eccetera, eccetera. Con appunto questo, nel caso, colpo di scena possibile, ma vedremo. Ehm, In tutto ciò San Siro ha perso anche la finale di Champions League, perché insomma è uno stadio definito dall'UEFA senza futuro, al quale nessuno metterà mano. Con le strade percorribili non c'è in alcun modo quello che porta alla ristrutturazione dell'attuale impianto, insomma. San Siro lo conosciamo, insomma, ha dei problemi logistici, uno, e soprattutto di impianto che mal si conciliano con le ipotesi di ristrutturazione e quant'altro. Insomma, i costi li conosciamo, sono molto più alti rispetto a quanto si era pensato, sui 400 circa per la ristrutturazione, invece i club pensano che costi ben di più, quasi il doppio, 700. E poi, come scrive appunto Gazzetta, i tempi di certo si dilaterebbero parecchio tra nuovo progetto e trafila burocratica, senza considerare le proteste feroci da parte dei residenti con relativi referendum. Guardate, piccolo spoiler,
ci sono parcheggiati una trentina, non so neanche se chiamare come referendum o che cosa, di questi possibili movimenti da parte dei comitati per bloccare, fare ostruzione o comunque rallentare la questione. Son già lì, più o meno preparati, studiati e pronti per. Io non mi metterei un'altra volta in 'sto ginepraio mostruoso, però comunque nel caso fate vobis. Noi, come c'è scritto qua sotto, andiamo sulle ultime informazioni invece, Henry, perché in realtà squadra che vince sembra che non si cambi. Cioè dovrebbe essere confermata più o meno la formazione contro l'Inter e quindi con i 2 davanti, con a destra Emerson Royal, anche perché Calabria non sembra recuperare in tempo, quindi già ieri si è avvicinato alla prima squadra Jimenez per aumentare la batteria dei difensori esterni, ma dovrebbe giocare Emerson con Pulisic, eccetera, eccetera. Quindi se c'è un cambio è nella parte centrale, un difensore e al massimo un centrocampista. Ci può stare, nemmeno io avrei cambiato, mi sembra giusto, mi sembra corretto e va bene così, ti direi. Cioè, bisogna ripartire da quelle che sono state le certezze del derby e le 2 punte, poi una davanti, una più dietro, una sopra, una sotto, una a destra, una a sinistra o in obliquo, quello che vuoi, però sono state una certezza e quindi ripartirei da lì. Così come ripartirei da Pulisic e Leao, uno perché è imprescindibile in questo momento, l'altro perché va messo in moto e via dicendo, poi tutto il resto. Ecco, Emerson Royal deve giocare perché Calabria ancora sembra mezzo ai box, Teo gioca e la formazione è presto fatta. Henry, noi siamo praticamente arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco ovviamente per Lance, alle 16 con il talk, dove avremo ovviamente la conferenza stampa che va in scena alle 2, se non ricordo male. Quindi ne parleremo al talk. Dopodiché, ovviamente, ci ritroviamo stasera con una delle nostre clip, perché domani è già tempo di partita. Quindi un mattino Milan speciale, diciamo domani, che è una sorta di preview alla gara, e poi in serata, come al solito, dopo tutta la nostra trafila classica, perché non è che andiamo in pausa da clima partita. Ci sarà Lance, ci sarà il talk, e poi in serata alle 22:45 il post partita, con sabato le pagelle, nel weekend appunto il video dell'intervista all'assessore Mistretta di San Donato per il progetto stadio a San Donato. Henry, Nel abbiamo detto weekend, tutto. Simo, spoilerò anche questa cosa, se riesco farò anche un video proprio sul Bayer Leverkusen, perché l'anno scorso ho visto praticamente, non dico tutte, ma il 95% delle partite del Leverkusen. Sabato gioca a Monaco contro il Bayern, quindi non è che è un turno semplicissimo il No, Leverkusen in no, per questo niente. weekend e gioca pure un giorno dopo di noi, quindi facciamo una sorta di piccola analisi del Leverkusen, studiando soprattutto come hanno fatto Lipsia e Atalanta a batterli nel giro di 60 e passa partite. Sono le uniche 2 partite che ha perso. Grazie Henry, a dopo. Ciao. Ciao.